Oggi parliamo di una delle pellicole ancora considerate tra le più importanti dei primi anni 2000, nonché valutata dalla critica come uno dei migliori film del cinema asiatico. Stiamo parlando ovviamente di Old Boy, un film del 2003 del regista Park Chan-wook, il secondo a far parte della cosiddetta trilogia della vendetta, iniziata nel 2002 con il film Mr. Vendetta e conclusasi nel 2005 con Lady Vendetta. Il film è tratto dall'omonimo manga seinen del 1996, scritto da Garon Tsuchiya e disegnato da Nobuaki Minegishi. Se siete interessati a recuperarlo, e ve lo consiglio, in Italia è edito da J-Pop. Di questo film nel 2013 è stato girato anche un remake diretto da Spike Lee, un film che vi menziono solo a titolo di informazione, anche per evitare che vi confondiate, che personalmente non ho gradito affatto e non sono l'unico, difatti si è rivelato un flop a livello mondiale. Tornando alla pellicola originale, il film ha vinto nel 2004 il Grand Prix al Festival di Cannes con Quentin Tarantino, allora presidente del festival, che spinse fortemente affinché venisse portata la pellicola. Oltre ad altri riconoscimenti, nel 2016 in un sondaggio della BBC, dove sono stati coinvolti 177 critici cinematografici da tutto il mondo, Old Boy si posiziona al 30° posto tra i migliori film del XXI secolo. Il film racconta la storia di un uomo rapito e intrappolato senza alcun apparente motivo per un lunghissimo periodo. Quando all'improvviso viene inaspettatamente rilasciato, viene catapultato in un mondo che è andato avanti con gli anni e con gli eventi, un mondo che lui ha potuto solamente osservare dallo schermo di un televisore per tutta la durata della sua prigionia. In cerca dei suoi aguzzini, si ritroverà risucchiato in un vortice di vendetta, disperazione e follia. C'è una tematica centrale che si tocca per tutte le 2 ore del film e che il regista ci sbatte sul muso continuamente: la conseguenza delle proprie azioni. A volte non consideriamo nemmeno i piccoli sbagli commessi nel corso della nostra esistenza o pensiamo che non abbia poi così tanta importanza il male che commettiamo nei confronti altrui. Ci si dimentica molto spesso che ogni azione a questo mondo ha una sua reazione, ogni nostro agire ha un suo peso e tale peso varia da persona in persona. Daesu affronta nel corso della storia proprio questo, ossia il confronto con un suo errore commesso in passato. In questi suoi anni di reclusione, Daesu più volte viene spinto sull'orlo della follia. C'è una scena particolare in questa parte che mi ha sempre incuriosito, ma che non ero mai riuscito a cogliere pienamente. Difatti, per poterla analizzare, mi sono consultato con il carissimo Adriano del bar della psicologia, che ringrazio e saluto. La scena delle formiche. Vediamo Daesu, in un momento particolare del racconto, subire un forte shock per ciò che ha visto in TV. Esso ha un'allucinazione in cui vede centinaia di formiche che gli camminano addosso. Questi insetti solitamente vengono associati a problematiche relative all'incapacità di avere controllo su determinate circostanze. Quello di Daesu è un momento di delirio psicotico breve dovuto a questa sua prigionia, giunta al culmine con lo shock citato poc'anzi, dove il soggetto inizia a scompensare in questa esplosione di ansia e stress. Si tratta di una scelta registica sostanzialmente, che cerca di far percepire allo spettatore determinate sensazioni di claustrofobia e di un mancato controllo su ciò che sta subendo e su ciò che ha appena visto accadere al TG. Sia nell'assenza che nella superpresenza, lui stesso è la formica da laboratorio, incapace di poter agire e alla mercé di un torturatore sadico. Sia un granello di sabbia che una roccia nell'acqua affondano allo stesso modo. La storia inizia nel cuore di Seul, dove un uomo di nome Daesu, dopo una notte di baldoria e ubriachezza, sparisce misteriosamente, senza lasciare alcuna traccia, per poi risvegliarsi completamente isolato in una stanza non angusta, anzi abbastanza confortevole, una sorta di monolocale che da lì in poi diverrà la sua prigione. Non c'è un perché. Nessuno gli fornisce spiegazione. Nessuno gli offre una risposta. Solo un televisore rimane il suo unico contatto con il mondo esterno. Se in un giorno di pioggia vi trovate a fissare una cabina telefonica e incontrate un uomo con il volto coperto da un ombrello viola, vi suggerisco di diventare amici della TV. La TV è al tempo stesso orologio e calendario, scuola, casa, chiesa.
amica e amante. Chiuso lì dentro passerà molto tempo, nutrito a ravioli cinesi che il carceriere avrà la premura di fornirgli giornalmente da un piccolo sportello nella porta blindata. Quasi sull'orlo della follia, tenta più volte il suicidio, ma ogni volta un gas anestetizzante riempie la stanza, così che gli uomini che lo tengono prigioniero possano entrare per salvargli la vita ogni volta. Un giorno, guardando la TV, scopre qualcosa di orribile. Durante una delle occasioni in cui è stato tramortito dal gas, del sangue e degli oggetti con le sue impronte sono stati prelevati e posti sulla scena di un crimine, in modo da farlo apparire responsabile dell'omicidio. L'omicidio si rivela essere quello della moglie, e lei la vittima. Quella prigionia finirà solo dopo 15 anni, quando Daesu si risveglierà sulla cima di un grattacielo ricoperto da un prato. Il suo unico obiettivo sarà quello di trovare il responsabile di quella tremenda tortura. Lo avvicina a un senzatetto che gli fornisce un cellulare e dei contanti. Da qui già iniziamo a sospettare che la mente che ha architettato tutto questo ha un piano ben preciso per il nostro protagonista. Difatti più avanti, mentre è intento a mangiare in un ristorante, riceverà una chiamata dove una voce lo sfiderà a scoprire il suo aguzzino. Ti piacciono i tuoi vestiti? Subito dopo sverrà per poi risvegliarsi a casa della giovane e bella cameriera di quel ristorante, Mido. Una serie di indizi alla fine lo condurranno alla verità e a scoprire l'identità del suo nemico, Woo-jin, il quale gli rivelerà la terribile motivazione per cui ha fatto tutto questo. Se fai le domande sbagliate, non troverai mai la risposta giusta. La domanda non è perché Woo-jin mi ha imprigionato, ma perché mi ha rilasciato. Old Boy è una storia scioccante, con un finale che in teoria dovrebbe volgere al classico lieto fine, con il protagonista che riesce a ottenere la libertà e il suo interesse amoroso. Ma in realtà sarà proprio questo lieto fine a rivelarsi la cosa più disturbante. Daesu è un personaggio molto complesso che mostra benissimo quelli che sono disturbi post-traumatici da stress, oltre a svariati momenti di disturbo dell'umore che sfociano in momenti di quasi follia. Old Boy è una spirale di violenza che ti travolge, un racconto brutale che affronta tematiche legate al nichilismo e al concetto stesso di morale e valori. Sia un granello di sabbia che una roccia, nell'acqua affondano allo stesso modo. Uno dei tanti motti del film indica l'uguaglianza e la fragilità dell'essere umano innanzi alla grandezza del creato, davanti a cui tutti siamo ugualmente miserevoli, ma sta anche ad indicare la gravità di quell'errore commesso da Daesu per Woo-ji, ossia l'antagonista, che ha serbato tutto quel rancore per uno sbaglio che sostanzialmente Daesu non ricordava nemmeno di aver commesso, tanto riteneva insignificante come cosa. Ricordate però ciò che abbiamo detto all'inizio: ogni nostro agire ha un suo peso e tale peso varia di persona a persona. Il finale di Old Boy ha lasciato molte questioni prive di una risposta precisa, dando spazio a molte teorie e interpretazioni. Daesu sostanzialmente è stato manipolato attraverso l'ipnosi dallo stesso Woo-ji per spingerlo a commettere quella cosa che ben sapete se avete visto il film. Il protagonista stesso, parole del regista, dovrebbe ricordare una sorta di Edipo. Daesu, dopo la sua liberazione, diverrà un mostro pronto a tutto pur di vendicarsi. Tragicomicamente, da quel desiderio ne diviene ossessionato tanto quanto il suo carnefice. Solo in presenza di Mido torna nuovamente umano. Nel confronto con Woo-ji, il pubblico viene sconvolto da quella rivelazione tanto quanto Daesu, e la regia stessa è magistrale nel far percepire chiaramente la disperazione di quell'uomo, pronto ad umiliarsi e mutilarsi pur di non far conoscere alla ragazza ciò che lui ha appena appreso. Dopo le vicende, l'uomo cerca un ipnotizzatore che possa aiutarlo a dimenticare.
Sebbene io sappia di essere peggio di una bestia, non crede che abbia anch'io il diritto di vivere? Ci sono due persone ben distinte nel protagonista, una è Daesu e l'altra è il mostro che conosce quella sconvolgente verità. Una delle due deve scomparire. L'ultima scena del film mostra Daesu confuso tra la neve. Il mostro è scomparso e Mido, ignara della verità, va ad abbracciarlo. Il che però non va inteso come un vero lieto fine. Forse solo Mido potrebbe percepirlo come tale. Noi invece, che sappiamo la verità, possiamo percepire quanto disturbante sia questo risvolto. Daesu e Mido si abbracciano. L'uomo sorride, ricordiamo che adesso non dovrebbe avere memoria di chi sia davvero quella ragazza, ma l'iniziale sorriso, a poco, con la dissolvenza sul finale del film, inizia a prendere l'aspetto di una risata isterica che sfocia in un'espressione di tristezza. Ciò significa che Daesu non ha veramente dimenticato tutto? Oppure è la sua memoria muscolare a reagire? Non sapremo mai realmente la verità. Fatto sta che Oldboy è una vera tragedia greca che, oltre ad avere vari chiavi di lettura, offre allo spettatore molteplici spunti di riflessione. Un vero e proprio capolavoro, una perla cinematografica che chiunque dovrebbe recuperare. Io ringrazio il buon Corrado Drago per la sua partecipazione a questo video e ringrazio anche tutti voi per averlo visto fino alla fine. Saluto come sempre i nuovi e vecchi abbonati sul nostro canale e ricordo a tutti voi che oltre ai social in descrizione potete trovare anche il nostro negozio di magliette che vi invito a visitare. Non mi resta che salutarvi rimandandovi al prossimo video e augurandovi buona vita a tutti.